Buonasera ragazzi o buongiorno, dipende da quando vedrete questo video. Sigla! Bentornati ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché ho deciso di continuare a pubblicare video, non voglio buttare via tutti questi fantastici iscritti che vedo che continuano a salire, quindi veramente un grazie a voi. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parliamo sostanzialmente di una domanda che mi è stato fatto all'interno del canale di YouTube. Io ve la lascerò qui in sovraimpressione, ma in sostanza che cosa mi chiede Shazim? Mi chiede, ma mi consigli di più IQOS oppure una sigaretta elettronica? Beh, è una risposta, secondo me, troppo vaga. Vaga non tanto per qualcosa, ma perché sono due dispositivi completamente differenti. Io quello che mi consiglierei di dirmi a me stesso è: benissimo, sei ad un bivio, preferiresti la sigaretta elettronica oppure un dispositivo per riscaldare il tabacco? Quindi abbiamo già detto due cose differenti. Partiamo con IQOS, che in realtà è quello che il canale parla, quindi voi sarete sicuramente più afferrati, più ferrati rispetto a questo argomento. Quindi allora parliamo di IQOS. IQOS in realtà è un dispositivo dove noi essenzialmente andiamo ad inserire uno stick e andiamo a riscaldare quello che è il tabacco. Invece la sigaretta elettronica, diciamo partiamo da, non voglio fare troppi tecnicismi, però abbiamo una resistenza in sostanza che va a trasformare il liquido presente all'interno del tank, che noi ovviamente il liquido lo andremo ad inserire all'interno del tank e trasforma, tra virgolette, questo liquido, passatemi questi termini, però per far comprendere a tutti, trasforma questo liquido in vapore. Quindi sono due cose veramente, veramente differenti. Che cosa vado a consigliare ad una persona che ha questo bivio? Semplicemente cosa vuoi provare? Vuoi avere un sapore tostato di tabacco? Vuoi avere un sapore che ci ricorda veramente tanto quello che facevamo prima? Quindi non è che le abitudini sono molto cambiate rispetto a quello che facevamo prima, perché il costo, partiamo dalle cose principali, il costo non è che sia cambiato molto, perché una volta spendevamo tot, avevamo una fiamma, ora non abbiamo più una fiamma, abbiamo un dispositivo che si ricarica a batteria, quindi a filo, cosa che accomuna anche la sigaretta elettronica, quindi dobbiamo essere anche predisposti, tra virgolette, a dover ricaricare quotidianamente un dispositivo e oggigiorno è entrato un po' nel mood del nostro stile di vita, diciamo del nostro essere, quindi avere una sigaretta elettronica non viene più visto come eccolo che è arrivato quello che fuma la sigaretta elettronica, come veramente i 10 anni che sono passati. Oggi è cosa normale. Quindi che cosa mi sento di rispondere a questa persona? Mi sento di dire essenzialmente che cosa vuoi fare. Cioè una sigaretta elettronica, ragazzi, noi abbiamo la possibilità veramente di buttarci all'interno anche la torta di mele o piuttosto che il biscotto, la liquirizia, la menta, i tabacchi più pregiati che possano esistere veramente sulla faccia della terra. Invece per quanto riguarda IQOS abbiamo appunto un tabacco che viene riscaldato da una lamella. Purtroppo non c'è ancora IQOS in Luma, quindi dobbiamo ancora tenerci salda questa lamella sperando di non romperla. Questo è uno spoiler ad IQOS. Spero che qualcuno dall'alto di IQOS cerca di magari gli arriverà anche questo video
e mi piacerebbe capire, comprendere, magari confrontarmi e aiutare tutta la mia community a capire perché IQOS Illuma non è ancora uscita in Italia. Beh, detto questa parentesi, cosa scegliere? Sinceramente io quello che ti vado a consigliare, se hai appena accartocciato il pacchetto, è vai su IQOS. IQOS perché non vai a cambiare le tue abitudini, cioè quello che tu senti in bocca è realmente tabacco, quindi questo è quello che io ti vado a consigliare. La sigaretta elettronica magari provala dopo che hai provato IQOS. Ci son persone che grazie a questo dispositivo, a Kiwi, che è un dispositivo veramente validissimo ed è secondo me un MTL, quello che si chiamava una volta MTL, quindi il tiro a guancia, veramente ottimo perché produce un sacco di vapore, il vapore è sempre caldo, non perde liquido e soprattutto non peschiamo liquido in bocca quando tiriamo. La batteria ci dura tranquillamente una giornata senza problemi. Quindi sì, io ragazzi consiglio vivamente di andare ad acquistare, spendere 50 euro, 60 euro, non so cosa costa adesso in commercio, però è un prodotto veramente, veramente valido. E vedo che il video che vi lascio qua sopra nelle schede funziona, è un qualcosa che sta andando, sta ancora producendo visualizzazioni e di questo io ragazzi ve ne ringrazio perché il canale è veramente continua ad andare. Io non so quanto durerà questo canale, ma sinceramente mi sono stufato di dover attendere delle decisioni. Io produco, sono sicuro di aver creato una community, sono sicuro di avere delle persone che da una parte o dall'altra, esempio qua sopra, mi seguiranno, pochi ma buoni, non so in quanti, però io sono stufo di essere assente da questa piattaforma che ho voluto creare, ho voluto avere, diciamo, la presenza su YouTube con questo argomento e io mi dissocio con il regolamento che mi dice che io parlo di cose che non vanno contro, perché io non sto uccidendo veramente nessuno. Cioè, mi spiace dirlo, ma io non sto facendo male a nessuno, anzi, io sto facendo semplicemente delle recensioni. Detto questo, ragazzi, ho una domanda al quale devo rispondere. Allora, in tanti mi avete chiesto quanto caricare Kiwi. Allora, la pod è questa qua. Io non so se riuscite a vederlo dalla poca luce, eccolo qua. Questo è il gommino praticamente dove noi andiamo ad inserire il liquido. Non abbiate paura se il liquido arriva qua sopra, perché questo è tutto il tank, cioè prima o poi il liquido si ferma da solo. Quindi a meno che non vi straborda nelle mani, ma non succede niente, non succede veramente nulla. Quindi riempitelo fino a che il liquido non vi cade sulle mani, non cade dalla pod. Prendete un fazzolettino, lo pulite, basta, avete finito, avete ricaricato la vostra pod. Questa si chiama pod, questo si chiama charger, questo si chiama powerbank. Punto. Sono 3 pezzi della Kiwi. Non è che abbiamo chissà che cosa. Perché ragazzi la Kiwi funziona veramente tanto? Scusatemi se io vado avanti a parlare, ma sapete quanto mi piaccia parlare insieme a voi. E questa cosa è una cosa veramente che mi manca. IQOS, abbiamo il suo power bank, abbiamo il charger, ok? Cioè questo è il charger, questo è l'holder. Hanno termini differenti, ma in realtà fanno la stessa cosa. Vedete? Cioè sono praticamente due dispositivi che sono in sé uguali, quindi è, diciamo, dovete scegliere voi, dovete capire voi cosa volete. Volete la sigaretta elettronica? Volete fumare del liquido all'interno di un tank? Volete farvi zero male? Perché cioè, qua non ci sono veramente zero problemi di salute e qui non so quanta percentuale ci possa essere. Quindi anche in questo YouTube
non andiamo troppo d'accordo, perché io comunque sto facendo smettere di fumare delle persone. E questa cosa io veramente sono allibito di quello che YouTube stia facendo. Detto questo, ragazzi, spero di aver risposto a questa domanda. Spero di avervi annoiato abbastanza, perché voglio tornare a parlare, voglio tornare a farvi vedere la mia faccia su YouTube e sono più carico di prima. Quindi attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, lo spero, perché ho voglia di tornare su YouTube e non lasciarvi da soli. Non lo so quanto durerà, quanto YouTube mi lascerà questo canale, non me ne frega niente. Io fino a che YouTube non mi cancellerà il canale, io continuerò a pubblicare video. Ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ah, e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Qua c'è un bottone rosso, un bottoncino rosso. Per chi volesse entrare nel gruppo Telegram, dai, scrivetemelo qua sotto che vi lascio il link. Soprattutto, ragazzi, stasera ore 21:30 live sulla piattaforma Viola. Facciamo un po' il punto della situazione. Al prossimo video.